Cari amici bunkeristi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video sul bunker. Nella puntata di oggi avevo intenzione di fare una cartuccia in calibro 16 e ho chiesto al Trio Big di procurarmi una bancatura di una cartuccia dispersante, bancatura che mi è prontamente arrivata. Ringrazio Simone Bertini, Paolo Garruccio e Alessandro Iacolina per la disponibilità. Il problema cos'è però? Che mi sono reso conto di non avere tutta la componentistica per fare questa cartuccia e allora è arrivato in aiuto Stefano della Sierm, che prontamente mi ha spedito questo pacco che ancora non ho neanche aperto, quindi provvediamo subito ad aprirlo per vedere se c'è tutto il necessario per fare questo assetto dispersante in calibro 16. Eccomi armato di taglierino. Allora apriamo il pacco. E vediamo cosa la Sierm, nella persona di Stefano, mi ha mandato. Allora, queste sono delle borre steel. Vedo delle borre in feltro calibro 16, che erano proprio quelle che servivano per fare gli assetti. Ci sono delle dispersanti in calibro 12. Queste borre servono a recuperare la croce per fare questa cartuccia, e quello che non riuscivo a trovare da nessuna parte, cioè le cuvette del calibro 16. Sierm rapidissima e prontissima, che ringrazio per questo omaggio. E poi vedo altro materiale in calibro 36-410 che servirà per fare altri assetti. Perfetto. Ringrazio veramente Stefano della Sierm per la velocità con il quale mi ha fatto avere il materiale che mi serviva, tra l'altro anche omaggiandolo, quindi ringrazio veramente la Sierm. Per chi non lo sapesse, la Sierm sta per Società Italiana Armi Ricarica Munizioni, con una pagina online, un e-commerce dove si possono acquistare prodotti per la ricarica domestica. Allora, siccome abbiamo tutto, mi metterò un pochino a posto, mi regolerò la pressa. Con questa cartuccia dispersante in calibro 16 non ci facciamo mancare veramente nulla. A fra poco. Eccoci pronti con tutta la componentistica necessaria per assemblare questa dispersante in calibro 16. Vi elenco tutti i componenti man mano che lo andiamo a ricaricare. Allora, bossolo da 67 svasato con innesco media potenza un 686. La carica originariamente è stata provata su un bossolo della NSI, un bossolo marrone. In questo caso invece io utilizzerò un bossolo trasparente per farvi vedere meglio tutta la componentistica. Allora, polvere della Baschieri, anigrina lamellare, polvere che comunemente utilizziamo nel calibro 12 per cariche da 33 grammi. In questo caso nel calibro 16 lavorerà sul suo range ottimale dei 28 grammi, quindi 1 grammo e 35 di anigrina lamellare. Mettiamo la cuvette e una borra in feltro da circa 12 mm. Do una controllata perché neanche le avevo controllate, sì, 12 mm. Mettiamo la borra e calchiamo col calcaborre per far sì che la nostra rosata disperda ad una distanza già breve. Andremo ad utilizzare un dispersore a croce che possiamo ricavare o da una borra del calibro 12, come in questo caso una dispersante della Walandi, tagliando la croce, oppure come faccio io in questo caso un dispersore a croce di Domonaco. Come numerazione di piombo utilizzeremo un 8. Solitamente anche il mio piombo preferito per la caccia alla beccaccia, di solito utilizzo tra un 8 o un 9, in questo caso 28 grammi di piombo numero 8. Allora, per mettere il piombo, quando utilizziamo un dispersore a croce su un borraggio tradizionale, mettiamo la base di un imbuto sulla croce in modo che non si alzi nel momento in cui andremo a mettere i pallini. Adesso ci spostiamo alla pressa per andare a chiudere e instellare questa cartuccia ad una quota di 57,3.
Eccoci con la nostra cartuccia dispersante in calibro 16 da utilizzare nel bosco. Avete visto dalla schermata in fase di caricamento, quella che vi propongo ogni volta, tutta la componentistica e i valori di banco che sono stati riscontrati alla prova in canna manometrica. Cartuccia importante con 865 bar da utilizzare logicamente su armi di nuova produzione, armi che hanno superato la prova superiore di bancatura con relativa punzonatura, quindi non su vecchie doppiette in calibro 16. Velocità di 385 metri al secondo, misurata a 2,5 metri dal vivo di volata su canna cilindrica. Buona velocità per una dispersione ottimale data dal borraggio in feltro e dal dispersore a croce che abbiamo utilizzato in questa carica. Tempo di canna ottimale pari a 2850 microsecondi. È una cartuccia destinata ai tanti appassionati del calibro 16 che non vogliono rinunciare a questo calibro neanche per la caccia nel bosco alla beccaccia. Sono state proposte diverse cariche dispersanti per la caccia alla beccaccia e abbiamo, diciamo, aumentato la famiglia anche con questa dispersante in calibro 16. Non mi resta che salutarvi dandovi appuntamento al prossimo video sempre sul bunker. Dimenticavo di dirvi che appena ci sarà tempo a disposizione anche questa carica sarà provata in placca. Ciao di nuovo!